bentornati nella mia cucina. Allora, domani, non fate caso alla voce che è un po' nasale, sono un po' raffreddata, però vabbè. Domani è il compleanno dell'amore mio, del mio ciccino. Fa 8 anni. Allora rifacciamo la torta. Ne faccio una domani e una dopodomani. Adesso facciamo il pan di Spagna classico, che è semplicissimo. È proprio facile facile, senza lievito, giustamente, perché il pan di Spagna ad hoc non ha il lievito, perché si basa tutto sul come si montano le uova. Questa è una ricetta di Montersino, che è uno dei pasticceri che io seguo di più, ho diversi libri. Allora, 500 grammi di uova. Allora, io ho usato le uova grandi e mi sono servite 9 uova, però calcolate che più o meno un uovo pesa 50 grammi, 10 uova. 300 grammi di zucchero semolato, 300 grammi di farina 00 e 100 grammi di fecola di patate. Oggi per fare questa ricetta utilizzeremo lo sbattitore elettrico, ossia l'impastatrice, perché le uova e lo zucchero devono montare 10 minuti e stare 10 minuti con quell'affare in mano non è il caso. Allora, prendiamo la nostra impastatrice, ci versiamo le nostre uova precedentemente sgusciate, prendiamo lo zucchero e lo versiamo all'interno. Ovviamente questa operazione può essere fatta anche con il frullatore a mano. Il pan di Spagna potete aromatizzarlo come volete, quindi potete mettere o la buccia grattugiata di un limone oppure la vanillina. Io ho questo che serve ad aromatizzare, è una pasta con l'estratto della bacca di vaniglia, infatti ci sono proprio le palline nere della bacca di vaniglia. Ce ne verso un po' all'interno. Accendete l'impastatrice alla massima velocità e fate montare le uova 10 minuti, finché il composto non sarà bello cremoso e spumoso e l'impasto, diciamo, deve scrivere su. Ve ne accorgete perché alzando di nuovo la testa dell'impastatrice vedrete che l'impasto fila, cioè crea una specie di disegno sopra la massa montata. Ecco qua, il nostro impasto è pronto. Come potete vedere è compattissimo, è bello spumoso ed è praticamente diventato chiarissimo, quasi bianco il colore. Per farvi vedere come rimangono le tracce, rimangono le impronte, scrive, è perfettamente pronto e montato. Adesso inglobiamo la farina e la fecola setacciate. Per prima cosa uniamo la fecola alla farina, diamo un'amalgamata veloce così. Dopodiché potete utilizzare un setaccio grande, piccolino, quello che avete. Io utilizzerò questo. Riprendiamo la nostra massa montata e cominciamo a versare la farina, anche perché è un'operazione che bisogna fare delicatamente ma senza metterci troppo tempo, se no qua si smonta tutta la massa che abbiamo montato. Cominciamo col mettere un po' di farina e cominciamo con movimenti dall'alto verso il basso ad inglobare, senza girare e senza schiacciare l'impasto, altrimenti smontiamo tutto. Calcolate che qui non c'è lievito, quindi se non portiamo a termine bene questa procedura il pan di Spagna non lievita e non deve succedere. Quando avete inglobato continuate fino a esaurimento della farina. La farina l'abbiamo inglobata tutta, l'impasto è perfettamente cremoso. Adesso prendiamo lo stampo, se ce l'avete rotondo va bene da 24 cm, io lo utilizzo rettangolare. Versate l'impasto senza comprimerlo. Una volta versato tutto l'impasto nella teglia lo inforniamo a 165 gradi per circa 40 minuti. Forno statico. Ecco qua, il nostro pan di Spagna è pronto, è ricresciuto preciso, vedete? Arrivato al bordo. Alla fine, quando è suonato il timer a 40 minuti, ho infilato lo stecchino ed era perfettamente cotto. Quindi ho spento, l'ho lasciato nel forno semi aperto un paio di minuti per evitare lo sbalzo termico. Dopodiché ho tirato fuori. Sopra vedete che c'è un po' di farina, perché quando l'ho versato è normale, ci può andare un po' di farina, ma non fa niente, è venuto perfetto. Adesso lo facciamo raffreddare e poi lo togliamo dallo stampo. Ciao ciao!